Per molto tempo ho pensato di fare video di letteratura italiana. La letteratura italiana è un argomento estremamente vasto, come la letteratura di qualsiasi popolo e di qualsiasi paese. Non è un argomento di cui sono estremamente esperto, ma ne sono estremamente appassionato e quindi vorrei condividere con te una serie di video di letteratura, dei video che parlino degli autori, dei momenti o delle opere più importanti nella storia della letteratura italiana. E questo primo video parlerà di Carlo Goldoni. È un video che parla di letteratura, ma sarà sicuramente un ottimo esercizio per te per esercitarti nella comprensione orale dell'italiano. Perché ho scelto Carlo Goldoni? Ho scelto lui perché ha avuto un grandissimo impatto nella storia della letteratura e soprattutto del teatro italiano. Chi conosce un po' la mia storia sa che il teatro è una parte importantissima della mia vita e non a caso ho scelto proprio Carlo Goldoni per iniziare questa serie di video. Carlo Goldoni è uno scrittore e commediografo vissuto nel XVIII secolo. È nato precisamente nel 1707 a Venezia e quella era un'epoca molto particolare perché in quel periodo Venezia era il fulcro, il cuore dell'attività culturale non solo italiana ma europea. Era il centro di tutto lo sviluppo culturale dell'epoca ed era una città con un numero molto elevato di teatri. Quindi era una città estremamente importante da questo punto di vista e Goldoni è vissuto proprio in questa città in quest'epoca così speciale. Goldoni è passato alla storia della letteratura e del teatro proprio per una sua grande riforma. Una grande riforma del teatro che vedremo insieme adesso. Inizialmente Carlo Goldoni non ha avuto una formazione teatrale, in realtà non ha mai avuto una formazione teatrale, lui era un avvocato, si è laureato in legge e ha praticato la professione di avvocato per diversi anni, soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà economica. Abbiamo parlato di una riforma che lui ha inserito all'interno del teatro. Vediamo qual era la situazione e la realtà teatrale prima della riforma di Goldoni. Prima della sua riforma vigeva quella che è chiamata commedia dell'arte. La commedia dell'arte è un modo di fare teatro, un modo di fare spettacolo con delle caratteristiche particolari. Prima di tutto, la scena e lo spettacolo erano affidati alla bravura e all'improvvisazione degli attori. Esatto, gli attori improvvisavano perché non esisteva un copione, non esisteva un documento con tutte le battute per ogni personaggio. Quello sarà inserito da Goldoni successivamente. Gli attori avevano un canovaccio, quindi un documento approssimativo del contesto e della storia che dovevano improvvisare. Ma come facevano a improvvisare? In realtà avevano dei punti di riferimento perché i loro personaggi erano personaggi stereotipati. Quindi ogni personaggio che gli attori impersonavano aveva delle caratteristiche della personalità, nel carattere, nei movimenti e c'era anche un repertorio di battute da utilizzare per ogni personaggio. La seconda caratteristica era che gli attori indossavano delle maschere. C'erano numerosissime maschere, tra le più famose possiamo citare Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pantalone. Sono maschere ancora oggi molto famose nell'ambito del carnevale. Ognuna di queste maschere aveva quindi un repertorio di battute dedicato e anche delle caratteristiche particolari. Per esempio, se un attore indossava la maschera di Arlecchino, aveva un repertorio di battute tipico di Arlecchino e poteva usare quelle. Arlecchino aveva anche un modo di muoversi particolare, dei lazzi particolari e delle caratteristiche stereotipate del suo carattere e della sua personalità. Era una persona molto divertente, bizzarra, ma anche sempre affamato, per esempio. Colombina era un personaggio della servitù come Arlecchino e lei aveva caratteristiche come la furbizia, la vivacità. Pantalone invece era un signore ricco, avaro e brontolone, si lamentava sempre.
Abbiamo parlato quindi di questi personaggi così stereotipati, che ripetevano le battute, i movimenti, spesso erano anche molto prevedibili dal pubblico, ma il pubblico amava queste scene, che molto spesso erano esagerate, erano tutt'altro che realistiche. Con il passare degli anni però queste scene diventavano ripetitive, perché il repertorio era sempre quello e in questa realtà Goldoni ha capito quanto fosse necessario inserire una riforma. Negli anni 30 del 1700 Goldoni ha scritto la sua prima commedia teatrale, Il Belisario, che è piaciuta molto al capocomico Giuseppe Imer, il quale ha chiesto a Carlo di scrivere dei testi teatrali per il Teatro San Samuele di Venezia. E qui scrive le sue prime opere e comincia ad attuare gradualmente la sua riforma. Gradualmente perché non è possibile stravolgere un modo di fare teatro dal giorno alla notte. È importante procedere gradualmente per abituare non solo gli attori, ma anche il pubblico a una nuova forma d'arte. Quali sono le prime cose che ha fatto Goldoni durante il suo periodo al San Samuele? Prima abbiamo detto che la scena era affidata all'improvvisazione degli attori. Goldoni comincia a inserire le battute dei personaggi. Inizialmente inserisce soltanto la battuta del personaggio principale, come per esempio nel Momolo Cortesan, che è stata un'altra delle sue prime opere, fino ad arrivare all'opera La donna di Garbo, che è la prima opera interamente scritta. In questa opera, La donna di Garbo, tutti i personaggi hanno battute precise da imparare a memoria. C'è un testo scritto, il copione, completo. Tra le opere principali di questo periodo al San Samuele troviamo ovviamente Il Belisario, che è stata l'opera che ha dato inizio alla sua carriera teatrale. In questo periodo ritroviamo anche l'opera Il Momolo Cortesan, che ho citato prima, in quanto opera in cui Goldoni ha inserito le battute scritte per il personaggio principale. La prima parte della riforma di Goldoni è quindi la sostituzione del canovaccio approssimativo con un copione interamente scritto, le battute interamente scritte per tutti i personaggi, come avviene oggi, perché gli attori imparano a memoria delle battute che sono parte di un copione. Tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 del 1700, Carlo Goldoni comincia a lavorare per un altro teatro veneziano, il Teatro Sant'Angelo, ed è qui che aggiunge un altro pezzettino nella sua riforma, quella che è chiamata commedia di carattere. La commedia di carattere andrà a sostituire completamente la commedia dell'arte. Goldoni ha deciso non solo di introdurre un copione interamente scritto, ma ha deciso anche di eliminare le maschere dal teatro, eliminare questa componente che era stata così importante durante la commedia dell'arte. Perché secondo Goldoni esistono un'infinità di personalità, di caratteri. Gli esseri umani sono tutti differenti ed è giusto lasciare spazio alla personalità, alle emozioni, alle ambizioni, alle caratteristiche di ogni singola persona. E le maschere erano quindi una prigione per tutto questo, perché avevano delle caratteristiche, delle personalità stereotipate e fisse. Con l'introduzione della commedia di carattere, i personaggi non indossavano più maschere. Ogni personaggio aveva una propria personalità, delle proprie emozioni, delle caratteristiche differenti da ogni altro personaggio e anche una propria psicologia, dei propri drammi, i propri problemi. Questa è una grande riforma ed è in questo periodo che Carlo Goldoni scrive la sua opera più famosa, più riconosciuta, che è La Locandiera, dove le maschere sono completamente assenti. Nel prossimo video parleremo nel dettaglio di questa opera, che parla di una locandiera, ossia la proprietaria di una locanda molto furba, molto vivace, che ricorda molto la maschera di Colombina, ma non indossa nessuna maschera. E questa locandiera si diverte a fare innamorare gli ospiti della sua locanda. Ma vedremo questa storia nel dettaglio nel prossimo video. Tra le opere principali di questo periodo al Teatro Sant'Angelo citiamo ovviamente La Locandiera, un'altra opera è il teatro comico. Questo è un grande esempio di teatro nel teatro. Significa che è uno spettacolo teatrale
che rappresenta uno spettacolo teatrale, quindi è teatro dentro al teatro, dove si vedono gli attori alle prese con questa nuova forma di teatro, in cui devono avere una personalità propria, devono imparare a memoria le battute e quindi è una rappresentazione teatrale che rappresenta una nuova visione del teatro, un nuovo modo di fare teatro. Il terzo periodo di Carlo Goldoni, negli anni 50 e 60 del 1700, si svolge al Teatro San Luca, un altro teatro veneziano, ed è qui che continua la sua riforma. Dalla commedia di carattere sviluppa la commedia di ambiente. Quella commedia che era già cominciata in alcune opere, ma che qui raggiunge l'apice, raggiunge il punto più alto. Qui le scene e i personaggi erano calati in una vita reale. C'era molto realismo all'interno delle sue opere. Il pubblico poteva vedere scene di vita reale che succedevano anche al di fuori del teatro. Le trame, ossia le storie degli spettacoli, riguardavano il contesto sociale di quel tempo ed erano ambientati in luoghi della vita reale come le piazze, i salotti delle case, le botteghe e così via. Un esempio di opera che fa parte di questo periodo è I Rusteghi, una commedia che parla proprio di quattro rusteghi, che sono quattro uomini che sono molto legati ai valori della loro generazione, ai valori del lavoro, della famiglia, che si contrappongono invece alle mogli e ai figli, che invece hanno idee un po' più libertine, combattono per nuove libertà, hanno quindi idee un po' differenti e c'è quindi questo scontro fra queste due fazioni differenti. E l'opera di Goldoni è una critica all'alta borghesia rappresentata dai rusteghi, perché si tratta di personaggi che sono troppo legati a antichi valori, sono ottusi, conservatori e quindi persone con cui è difficile ragionare e parlare molte volte. Goldoni ha vissuto l'ultima parte della sua vita a Parigi, dove ha cercato di introdurre questa nuova forma di fare commedia, questa nuova commedia d'ambiente, ma non ha avuto molto successo. Il pubblico era ancora molto legato alla vecchia commedia dell'arte. A Parigi lui ha scritto le Mémoires, quindi un libro autobiografico dove racchiude tutte le sue memorie ed è qui che è morto in povertà. Per chiudere questo video vediamo ora la lingua usata da Goldoni. Goldoni ha scritto opere interamente in veneziano, interamente in italiano, anche in toscano perché ha vissuto parte della sua vita in Toscana. E una delle caratteristiche che differenzia Carlo Goldoni dagli autori della commedia dell'arte è il monolinguismo. Durante la commedia dell'arte le maschere rappresentavano personaggi provenienti da diverse parti dell'Italia di quel tempo e quindi parlavano anche dialetti completamente diversi, spesso incomprensibili l'uno dall'altro. A comunicare quindi non erano solo le parole, che molto spesso erano incomprensibili, ma anche i movimenti, i versi e quindi le onomatopee e così via. Goldoni invece ha inserito il monolinguismo, quindi le opere erano sempre scritte in veneziano o in italiano. Usava un italiano medio che poteva essere compreso da persone di diverse regioni, per garantire quindi una comprensione a tutti, ma garantire anche un successo in più zone d'Italia dei suoi spettacoli. Per fare una sintesi della riforma di Goldoni, abbiamo detto che Goldoni inserisce prima di tutto il copione, il testo integralmente scritto con tutte le battute per tutti i personaggi. Elimina le maschere e dà a ogni personaggio una personalità, una psicologia, delle caratteristiche particolari che lo differenziano da tutti gli altri. Inserisce le sue opere in un ambiente reale, rappresentava scene di vita quotidiana che il pubblico poteva vedere e vivere anche al di fuori del palcoscenico. Ovviamente, come in tutte le riforme, incontra anche numerosi ostacoli. Primo fra tutti gli attori. Gli attori erano attori professionisti, abituati a improvvisare sulla base di personaggi stereotipati e fissati, e quindi molti attori hanno fatto molta fatica ad adattarsi a questa nuova forma di fare teatro. Un altro ostacolo era il pubblico.
Il pubblico era abituato a queste scene surreali, esagerate e a volte anche volgari. Era affezionato alla commedia dell'arte. Per questo Goldoni ha dovuto inserire gradualmente le parti della sua riforma. Un'altra difficoltà incontrata da Goldoni, nonostante il suo grande successo, era la difficoltà economica, perché per molti capocomici che chiedevano a Goldoni di lavorare per loro, era più importante il guadagno, erano più importanti i soldi che lo spettacolo, che fare arte, che intrattenere il pubblico. E questa era un'idea che Goldoni faticava molto ad accettare. In definitiva, Goldoni mette in scena un nuovo modo di fare teatro. Mette in scena non solo la crisi della nobiltà, ma anche la vita reale della borghesia. Spesso anche in modo divertente, in modo comico, ma quasi sempre con un lieto fine. Questo video riguardava la vita e le opere di un personaggio importantissimo nel mondo della letteratura e del teatro italiano. Spero che sia stato interessante per te conoscere questo personaggio o approfondire la sua conoscenza e spero anche che sia stato un buon o un ottimo esercizio di comprensione dell'italiano per te. Nel prossimo video di letteratura parleremo dell'opera più importante di Carlo Goldoni, che è La Locandiera. Ci vediamo al prossimo video.